Lavorare nel mondo dell'arte non è semplice, non sarò qui a raccontarvi che è una passeggiata, ma non voglio neanche demoralizzare nessuno o far credere che l'esperienza di una sola persona, positiva o negativa che possa essere, sia l'unica via per fare qualcosa. Oggi invece vi racconto la mia storia, i miei lavori nel mondo dell'arte in Italia e all'estero, nella speranza di potervi dare qualche spunto per poter iniziare il vostro percorso, ma sempre con l'idea che si tratta di un racconto di vita personale. Io sono Clelia e se come me sei appassionato di arte, viaggio e mercato, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai già visto il video sul mio percorso di studi, sai che ho una laurea triennale in storia dell'arte, una specialistica in economia dei beni culturali e una seconda laurea in storia dell'arte presa da non frequentante. Inizio dicendo questo perché le mie esperienze di lavoro sono cominciate proprio mentre ero in università. Del mio primo tirocinio pagato a Palermo vi parlo brevemente perché si tratta di un esperimento che ho voluto fare a 19 anni, ma che poi scopriremo insieme avrà anche un suo ruolo tempo dopo. Una delle mie passioni in ambito artistico sono da sempre i gioielli. Così, durante il mio secondo anno di università, in un semestre fatto di scioperi, insegnanti che non si presentavano a lezione, tanto studio solitario, quindi tanto tempo libero, ho deciso di prendere un diploma in storia e restauro dei metalli preziosi. Mi interessava principalmente la parte teorica di storia delle arti applicate, ma alla fine del percorso in aula era richiesto un tirocinio pratico in restauro a tempo pieno e pagato circa 300 euro al mese. Un disastro per me perché non ho assolutamente manualità. E così tra le varie opzioni ho deciso di andare a lavorare per 3 mesi per un restauratore di argenteria di oggetti sacri. Ho avuto fra le mani alcuni fra i pezzi più belli del 600 e del 700 siciliano e già lì questo devo dire che mi bastava. Alla fine dell'esperienza però sono scappata perché ero negata, anche se è un lavoro per chi ha manualità davvero stupendo. Comunque l'università l'anno successivo riprende regolarmente e io finisco la triennale, vinco la borsa di studi e mi posso finalmente spostare a Milano. Qui si apre un mondo, inizio nuovi corsi in Cattolica e dopo neanche un mesetto che sono lì mi chiama la mia collega di Palermo con cui avevo studiato durante la triennale dicendomi che ha bisogno del mio aiuto. Sta infatti scrivendo la sua tesi in storia dell'arte contemporanea e la vuole concludere con un'intervista all'artista a cui è dedicata che vive a Milano. Dato che io sono già lì, mi chiede se possiamo andare insieme e posso farle compagnia. E così mi ritrovo un mercoledì pomeriggio su un divano verde in uno studio d'artista ad ascoltare come è nata l'arte concettuale in Italia, come un siciliano come me, però alla fine degli anni 50, si è spostato alla mia stessa età per studiare nella mia stessa università e diventare poi uno degli artisti italiani più importanti del Novecento. Rimango a bere il tè e ad accarezzare il gatto, fin quando alla fine dell'intervista scambiamo due parole e ricevo in regalo un libro con una dedica alla quale rispondo istintivamente in maniera molto molto sincera. E da lì si conclude la mia prima visita ad uno studio d'artista. Risalgo in metro, sulla Rossa, per tornare a Cadorna, con la mia amica che deve poi riprendere invece l'aereo e riceviamo nel frattempo una chiamata dall'artista. È per me. Mi viene chiesto se sono disponibile a lavorare in archivio attraverso l'università per 1 o 2 pomeriggi alla settimana per risistemare gli stralci di giornale, le pubblicazioni e i materiali legati alle mostre e alle nuove opere. Ovviamente la prima cosa che penso è wow! La seconda è come faccio? Parte dei miei crediti di università sono in quel momento per un tirocinio che potevo iniziare, in teoria, solo in secondo anno e quindi vado in segreteria e mi fanno firmare dei moduli in cui io decido di aggiungere dei CFU, dei crediti al primo anno e iniziare quindi immediatamente. Ad un certo numero di crediti corrisponde però un certo numero di ore che devono essere registrate, con firma e tutto appunto registrato. Così, per farla breve, inizio un tirocinio che durerà per un anno, forse un po' meno, per un pomeriggio a settimana, il venerdì gratis, in cambio dei crediti. Comincio così anche ad andare alle mostre d'arte contemporanea, sia in galleria che nei musei, partecipo ad altre interviste, alla revisione delle bozze di cataloghi e all'organizzazione di mostre. Quell'unico pomeriggio della settimana diventa per me lo spazio in cui imparo davvero qualcosa e che ovviamente non lascerei per nulla al mondo. Sono in secondo anno e mi informo in università e di nuovo, se sto al gioco, posso continuare a lavorare 1 o 2 pomeriggi a settimana,
ma con l'università che non mi dà più i crediti, ma fa solo da intermediario dal punto di vista amministrativo. Arriva la fine della specialistica, la fine della borsa di studio e io ho bisogno di trovare un lavoro. Qui mi trovo un po' ad un bivio, perché anche se mi offrono di rimanere e andare full time, mi chiedo, voglio davvero non scoprire altri lavori? Voglio che questa sia l'unica esperienza che ho fatto fino a quel momento, che quindi sia un po' quella definitiva? La mia risposta è no, e quindi comincio a guardarmi intorno. Così arriviamo al secondo capitolo di questa storia, il mio anno part-time a Palazzo Reale a Milano, nell'ufficio mostre. Ho 23 anni, sto studiando per la mia seconda laurea per tenermi aperta alla porta dell'insegnamento, e in quel momento neanche so cosa fa esattamente un ufficio mostre in un museo o in uno spazio espositivo. Questa volta ci arrivo grazie ad un consiglio, ed è uno dei motivi per i quali oggi faccio questo video. Mi viene suggerito infatti di dare un'occhiata al servizio civile. All'inizio mi sembra un po' una follia, poi comincio a guardare cosa viene richiesto per poter partecipare, cosa si deve fare poi materialmente in museo, e decido quindi di registrarmi per il concorso. Una mattina bellissima di autunno mi presento in comune insieme a, penso, decine di altre persone, perché ho superato la prima fase e adesso ho il colloquio. Penso fosse il primo o secondo vero colloquio di lavoro della mia vita. Sono super emozionata, ma sento che è andata bene e alla fine mi prendono 450 euro al mese, con i quali posso finalmente pagare la mia stanza, 300 euro, e per il resto fare la spesa. Così non devo chiedere più niente ai miei genitori e inizio a lavorare in un museo. Trascorro un anno fantastico in cui imparo moltissimo sull'organizzazione delle mostre temporanee, sulla digitalizzazione del materiale d'archivio e dei cataloghi, sulle ricerche di mercato legate alla valutazione delle attività artistiche. Stupendo, ma nel frattempo ho tutti i pomeriggi liberi, quindi inizio a lavorare come consulente. Mi divido quindi tra il servizio civile in museo, il lavoro in archivio come consulente e la scrittura, sempre come consulente, di pezzi per alcuni cataloghi. Va avanti così fino a quando finisco il servizio civile. Ad un certo punto mi viene anche fatta una offerta di tirocinio per 6 mesi, gratuito, che poi probabilmente si sarebbe trasformato in lavoro a tempo pieno retribuito. E l'offerta mi viene fatta da un'azienda che si occupa di servizi per l'arte a Milano. Capisco da subito che dovrei rinunciare, diciamo così, a troppe cose, e che soprattutto non posso permettermi di lavorare gratis a tempo pieno. Ovviamente il lavoro nello studio d'artista e in archivio è sempre molto intenso, ma il fatto di portare avanti la scrittura o altre collaborazioni continua comunque ad entusiasmarmi. E arriviamo al terzo capitolo. Fra le diverse collaborazioni da consulente mi viene offerto di fare da assistente alla curatela di una mostra legata ad un argomento che in teoria è molto lontano da quello di cui mi sto occupando. Si tratta del gioiello, che ritorna anche grazie alla mia esperienza di 6 anni prima. E inizio a lavorare ad una delle mostre secondo me più belle che il Pol di Pezzoli abbia mai organizzato, quella sul gioiello italiano del XX secolo. Una mostra che è accompagnata da un catalogo che è diventato il testo di riferimento per il settore. E così capisco che sto aiutando a ricostruire la storia del Novecento in Italia, un po' con il lavoro legato all'arte contemporanea e un po' con la storia del gioiello. A 26 anni però, conclusi i progetti principali a cui sto lavorando e la mia seconda laurea, decido di lasciare il lavoro in archivio da consulente, da cui ho imparato tutto quello che so, e di iniziare una nuova avventura. Voglio infatti andare all'estero. Non so da dove iniziare, ma parlo un inglese che definirei discreto, e l'idea è quella di un dottorato oppure di un lavoro in un museo. La mia prima scelta è l'America, dove mando diverse applications e arrivo al colloquio con la Brown University e la Johns Hopkins, che non mi prendono, probabilmente perché mi rendo conto soltanto adesso di quanto fossi poco preparata al mondo accademico anglosassone. Seconda scelta è l'Inghilterra, e arrivo qui grazie all'Università di Palermo, partecipando all'Erasmus+. In cosa consiste? L'università ti sovvenziona una borsa di studio di circa 400-500 euro per l'esperienza di lavoro all'estero. Tu devi trovare soltanto un datore di lavoro che è disposto a far parte del programma. Così mando centinaia di curriculum e lettere ai musei ovunque in Inghilterra. Mi rispondono positivamente soltanto in 2: un museo sulla storia degli Ugonotti in un paesino del sud, e il giorno dopo, quando stavo già per accettare gli Ugonotti, mi scrive il Birmingham Museum, una delle gallerie d'arte
più interessanti dell'Inghilterra e soprattutto la più importante collezione di opere preraffaellite del paese. Ovviamente non ci penso 2 volte e accetto. Inizio a vivere qui e valuto se fare il dottorato a Birmingham. Ma dopo un pranzo con il professore che mi avrebbe fatto da punto di riferimento, capisco che, diciamo che non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lui parla di Klimt e io di opere concettuali inglesi del Novecento. Al Birmingham Museum nel frattempo imparo la gestione dei musei inglesi, comincio a fare i primi confronti tra l'ufficio mostre di Palazzo Reale e la gestione lì inglese e affronto soprattutto la mia paura più grande, che è quella di lavorare 8 ore al giorno in un'altra lingua, a contatto con il pubblico e con i colleghi in ufficio. Alla fine, ovviamente, ho imparato moltissimo anche qui. Finita l'esperienza al Birmingham Museum, finalmente mi si accende una lampadina. Ho 27 anni e capisco che esiste il mondo delle aziende private e ne posso far parte. In Italia avevo collaborato ovviamente con gallerie private, con case editrici, grazie all'archivio, ma non avevo mai cercato lavoro nel mondo del privato. Così, dopo 9 mesi, in un'azienda non legata al mondo dell'arte, in cui sfrutto il fatto di saper parlare sia italiano che inglese, ma soprattutto comincio a sentirmi un po' più sicura di me stessa con la seconda lingua, arriviamo al mio lavoro attuale. Mi occupo da 3 anni di acquisti di oggetti di arredamento e opere per un'azienda americana con diverse sedi nel mondo, tra cui ovviamente anche Londra. In particolare il mio team si occupa di tutta l'Europa e il Medio Oriente, quindi da una parte collaboro con i nostri interior designer per l'acquisto dell'arredamento e delle opere e dall'altra mi occupo delle relazioni con i venditori, della negoziazione dei termini di pagamento e della parte contrattuale. Se me l'avessero raccontato 4-5 anni fa, probabilmente non avrei neanche saputo di che cosa si trattava. Ma oggi mi rendo conto che spesso mi sono focalizzata solo ed esclusivamente sui lavori dell'arte che si conoscono, sulle strade più diffuse. Quindi, spero che dal mio racconto possiate trarre almeno 2 concetti. Il primo è che ognuno di noi ha una storia personale fatta di alti e bassi e che non ha senso fare confronti, ma solo seguire consigli o prendere spunto come ho fatto io nel caso del servizio civile. Capita infatti, come vi ho raccontato, di essere la persona giusta al momento giusto, niente di più. E la seconda cosa è che bisogna davvero tenere gli occhi e la mente aperti per trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro e non concentrarsi soltanto sulle professioni più conosciute. Spesso mi viene infatti chiesto di dare consigli o vere e proprie raccomandazioni qui in Inghilterra, però ogni esperienza e percorso sono così personali nelle vittorie, nelle sconfitte, per cui secondo me è meglio non far mettere le mani a qualcun altro nella propria carriera, anche se si rischia di sbagliare. Se volete avere un'idea di dove cominciare, ho creato per voi una lista di 20 diverse professioni nel mondo dell'arte e probabilmente ne avrei potute aggiungere anche altre. Quindi ti invito a dare un'occhiata a quel video o se sei curioso sul mio percorso di studi ti suggerisco di guardare il video dedicato. Grazie e alla prossima!